Bella regà, oggi vi faccio vedere il processo completo di come ho fatto sta Marilyn Monroe su pelle sintetica. Dato che lo stencil ancora non era asciutto, mi sono andato a passare tutte le linee d'acqua con un round shader da 3. Dato che il tatuaggio rarissimo non c'ha linee, generalmente preferisco il round shader e con questo piccoletto riesco a essere bello preciso e fermarmi tutto quanto lo stencil. Praticamente vado a evidenziare tutte le parti nere, in modo che dopo già saprò dove fermarmi con le sfumature. Se non vi volete fermare lo stencil con linea d'acqua, vi consiglio di far asciugare la pelle dopo aver messo lo stencil almeno 24 ore. Il rischio però è che dopo lo stencil non va più via e quando finite il tatuaggio vi potrete trovare qualche parte del tatuaggio ancora blu e non è molto bello. Per pulire la pelle io generalmente uso l'olio Johnson. Allora, durante il tatuaggio utilizzo la vasellina in modo che l'ago scriva ancora bene. Quando poi ho finito e voglio dare una pulita, metto un po' d'olio Johnson e viene via tutta la monnezza che c'è sta. Dopo aver dato una bella pulita, mi sono andato a fermare tutti quanti i particolari del reggiseno, dato che c'era tutto il merletto, e ho utilizzato un nero pieno. E poi ho montato un magnum curvo da 13 e ho iniziato a sfumare partendo prima dai chiari fino ad arrivare ai toni più scuri, naturalmente utilizzando le diluizioni. Per questo tatuaggio non ho fatto proprio una scala dei grigi, ma ho utilizzato un bicchierino del nero pieno e un bicchierino diluito a metà con acqua, in modo da miscelare il colore dentro la cartuccia, cioè intingendo prima nel nero e poi tante volte quanto bastava in quella diluita, in modo che il colore si scaricava e nella cartuccia si faceva la giusta gradazione di grigio. Dopo aver rimontato un ago più piccolo per fare i particolari degli occhi, sono andato a pulire bene la pelle e a dare gli ultimi ritocchi finali e a fare tutti quanti i capelli con uno shader un po' più grande in modo da non metterci una vita. Quando si tratta di andare a fare i capelli preferisco utilizzare uno shader piuttosto che un magnum. Mi ci trovo molto meglio e riesco ad andare bene dentro i particolari e fa tutte le ciocche una per una. Se magari il tatuaggio era un po' più grande, allora ci sarei andato pure col magnum. Dopo aver dato tutti i dettagli agli occhi con un round liner da 1, sono andato a correggere un po' tutte quante le mancanze di contrasto che c'erano e questo qui raga è il risultato. Se vi piace questo format dei video fatemelo sapere con un bel commento che ne famo altri. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Bella!